Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare del nuovissimo cambio sequenziale Moza, un prodotto che verrà presentato il 25 gennaio. Spero di riuscire in tempo a pubblicare questa recensione e quindi direi subito banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, anche oggi siamo qui per parlare di un bel accessorio per la nostra simulazione, un cambio sequenziale di Moza. Anche in questo caso parliamo di un prodotto totalmente in alluminio, ha un'altezza totale di 320 mm e devo dirvi che anche a livello di compattezza l'ho trovato davvero ottimo e ho trovato anche il design molto piacevole e anche di facile montaggio. Nella parte sotto infatti ha questa piastra in metallo con questi tre fori nella parte sotto, nella parte frontale ha una distanza di 16 cm che consentiranno di poterlo montare praticamente su qualsiasi postazione. Altro aspetto importante nel montaggio è che tramite queste due regolazioni avrete diversi livelli a cui potrete montare proprio la manopola e andare a scegliere di montarla anche in maniera molto più alta e quindi riuscire ad avere una leva molto più alta, cosa che a molti grillisti piace. Per quanto riguarda l'impugnatura abbiamo questo pomello in alluminio, anche questo derivato dall'automotive, molto bello. Naturalmente ve lo faccio vedere bene nel dettaglio, ma ci saranno immagini che ve lo mostreranno ancora meglio. La parte del foro interno è un M12, quindi anche in questo caso se vorrete potrete decidere un pomello diverso. Andiamo adesso a rimontarlo. Sempre nella parte dell'asta abbiamo questa levetta che in realtà nel reale serve per l'inserimento della retromarcia. In questo caso è assegnabile come pulsante e ci sono giochi e rally che consentono anche questo genere di settaggio e quindi per gli amanti del puro realismo a mio avviso lo trovo un bel plus. Altro aspetto interessante è che nella parte sopra, nella cover, sono posizionati due pulsanti. Vi faccio sentire anche il click, è il solito pulsante che anche Moza utilizza nei suoi volanti. Sono RGB e configurabili nel loro software nei vari colori. Adesso vi faccio vedere un piccolo video per la configurazione. Eccoci arrivati al Pit House. Naturalmente in questo caso la versione che ho io è una versione sperimentale perché ancora non è uscito ufficialmente il cambio sequenziale. Come possiamo vedere qui viene visualizzato, vedete andando a cliccare si attivano le varie funzioni. In realtà potete anche visualizzarli con i numeri e quindi con i tasti che si associano alle varie funzioni. Anche per quanto riguarda i due tasti illuminati potete decidere l'intensità, vedete così la sto abbassando, e il colore, e anche in questo caso sempre dimmerabili. È possibile poi invertire il verso di cambiata. Sinceramente non lo trovo particolarmente utile perché lo andrete poi a associare all'interno del gioco. Leggo qui in trasparente Pick Button Synchronization, immagino che ci sia qualcosa da attivare per la sincronizzazione anche della levetta durante la cambiata, ma in questo caso non è attiva. Penso però per quanto riguarda il software di avervi detto tutto. Ragazzi, bentornati, arriviamo adesso all'aspetto più importante, il feeling. Anche in questo caso è demandato a dei pressori, in questo caso sono posti ai due lati del cambio. Sono dei pressori non tanto grandi e quindi questo consente in realtà una durezza massima anche nelle regolazioni non particolarmente dura. E questo perché vi faccio vedere, se andrete un pochino a stringere troppo i pressori, vedete, il cambio si blocca. Quindi dovrete andare ad allentarli un pochino da una parte
e sempre anche dall'alta cercate di farlo in maniera simmetrica per fare in modo che il cambio possa tornare nella sua sede. Anche questo aspetto del doppio pressore senza in realtà delle indicazioni, dal mio punto di vista, rende difficile una corretta calibrazione di fino. Questo perché nel modo giusto dovreste andare a calibrarlo tutte le volte e girare di un tot da una parte e di un tot dall'altra, ma naturalmente non essendoci dei segnali che vi fanno vedere praticamente a quanto uno è stretto rispetto all'altro, dovete andare un po' d'occhio. In più, proprio come dicevo per il discorso che sono due pressori abbastanza piccoli, anche se ce ne sono due, il livello di durezza nella cambiata, anche stretti a quello che è il massimo settaggio, non l'ho trovato particolarmente forte, piacevole, ma ci sono cambi che permettono regolazioni per indurlo ancora di più. Naturalmente, anche a secondo di come monterete la leva più in alto o più in basso, un pochino l'aspetto del feeling della corsa soprattutto e della forza cambierà, perché più aumenterete la leva e più vi sembrerà morbido e più aumenterà comunque il movimento che dovrete fare per la cambiata. A livello elettronico, ormai standard in questo genere di prodotti, abbiamo dei sensori di Hall e quindi massima longevità per quello che è la durabilità dell'elettronica. Ho fatto anche un piccolo video per farvi vedere esattamente il movimento, il rumore che fa nella cambiata e quindi cercare anche di farvi capire quale potrebbe essere lo sforzo per innestare la marcia. Ragazzi, bentornati. Credo che la cosa importante comunque sia vederlo in azione e ho preparato un video per voi. Ragazzi, arriviamo alle conclusioni finali. È un prodotto totalmente in metallo, personalmente molto piacevole, soprattutto in questo caso, ogni volta che parlo di Moza, premo un pochino a sottolineare su questo aspetto, un cambio che dovrebbe aggirarsi come costo intorno ai $130. Naturalmente, quando si parla di Italia, dobbiamo sempre aggiungerci almeno l'IVA e qualche spesuccia in più. Però si va a testare su una fascia di prezzo, a mio avviso molto interessante, per un sequenziale specifico per la nostra simulazione. Quindi naturalmente anche quelle che sono le mie parole sono anche in funzione di quello che è la sua fascia di prezzo. Aspetto, ragazzi, che dovete sempre valutare, perché è facile spendere di più e avere di più. Il feeling personalmente l'ho trovato molto piacevole. Non mi piace tantissimo il rumore. Sentite? Un pochino acuto, mi piacciono dei rumori un pochino più sordi, ma diciamo che quando gioco non me ne accorgo perché gioco sempre con le cuffie, però quando cambio questo rumore un po' acuto mi disturba. Ragazzi, anche io ho i miei gusti, però il feeling personalmente è molto piacevole. Nella parte centrale, vi faccio vedere, vedete? Ho trovato questo piccolo gioco. Naturalmente noi Sim Racer ci piace sempre tutto compatto, ci sono tantissimi altri cambi, tantissimi altri prodotti che hanno dei piccoli giochi nella parte centrale. Naturalmente quando lo utilizzate come va utilizzato nemmeno ve ne accorgete. Però come sempre in una recensione mi piace essere il più preciso possibile su quelli che sono tutti gli aspetti dei prodotti. Naturalmente troverete i link in descrizione per poterlo acquistare e naturalmente acquistare tramite questi link supporta il canale. Il fatto, ragazzi, purtroppo per crescere
c'è bisogno anche un pochino del supporto della community certe volte. Sono sincero ragazzi, era un aspetto che personalmente non mi piace tanto quando uno fa una recensione, però purtroppo vedendo anche altri canali, altri content creator, ad oggi è l'unico modo anche per farsi conoscere sempre di più dalle aziende e quindi poter crescere come canale, poter crescere anche come visibilità nei confronti delle aziende, e per me sarebbe un grande aiuto. E naturalmente anche un bel like al canale, un'iscrizione, ci vediamo alla prossima, ciao!